Questa è una delle erbe aromatiche più usate in Giappone, oltre che in Corea e in Cina, ma all'estero e in particolare in Italia, dove ci troviamo, difficilmente si trova in vendita. È perfetta e te la consiglio anche e soprattutto se non sei esperto di giardinaggio, ma vorresti provare a coltivare nel tuo orto, anche in vaso come vedi, qualcosa di raro, praticamente introvabile, da usare poi nei tuoi piatti, in particolare nei piatti asiatici. Dopo quasi un anno non stop che raccolgo da questo singolo vaso, oggi ti parlo della Mizba. Il nome Mizba in giapponese significa tre foglie. A primo impatto potrebbe anche sembrare comune prezzemolo e infatti viene chiamato prezzemolo giapponese, ma il sapore in realtà è più un misto di varie aromatiche, tra cui anche il prezzemolo ovviamente, e delle sfumature di sedano addirittura. Queste similitudini nella forma e nel sapore non sono un caso, la famiglia botanica è la solita, del prezzemolo, delle carote, del sedano. La mizba infatti è un'ombrellifera. La semina generalmente viene fatta o a inizio primavera o anche a fine estate. Questi sono i semi che mi autoproduco da qualche anno, infatti sono ancora attaccati ai rami delle piante. Eccoli qua, se li vedi assomigliano molto comunque ai semi delle carote, del prezzemolo, essendo la solita famiglia botanica. Le stagioni preferite dalla mizba sono le mezze stagioni, quindi la primavera e l'autunno. Non è una grande amante del caldo torrido, quindi se nella tua situazione le estati sono veramente caldissime, forse è meglio evitare, ma se per esempio sei in Toscana come me, puoi riuscire, seguendo degli accorgimenti, a farle passare anche l'estate. Nel caso della coltivazione in vaso, quindi innanzitutto una posizione di mezz'ombra, se non addirittura ombra. Ora non deve essere proprio buio pesto, ma basta quell'ora o due di luce diretta la mattina e poi il resto della giornata in una posizione un pochettino ombreggiata che comunque arriva un minimo di luce. Poi un consiglio che ti do, non aver paura di bagnare anche le foglie in estate, ti sto parlando chiaramente, per abbassare un pochettino la temperatura, per rinfrescare le piante. Non ti preoccupare, non succede niente. A livello di concimazione è poco esigente, te lo assicuro, basta un buon terriccio di base magari e poi ogni 1 o 2 mesi integrare un pochettino con del concime granulare se ce l'hai o anche un po' di compost maturo va benissimo, ma comunque basta poco. Adesso siamo in pieno inverno, quindi la pianta non è molto vigorosa, non ci sono foglie molto grandi, ma ti voglio far vedere come si raccoglie nel modo giusto in modo da poi stimolare la crescita di nuove foglie. Ti faccio l'esempio di questa piantina in particolare che comincia da qui. Se noi andiamo a tagliare qua, diamo modo alla pianta di far sviluppare queste foglie centrali che già ci sono e quindi andremo poi a raccogliere nuovamente. Così. Te ne raccolgo una ancora un pochino più verde. Eccola qua. Se invece del vaso decidi di coltivarla in piena terra va benissimo, anzi in certi casi ti può dare piante ancora più grandi, ancora più vigorose, ti consiglio, così come con la coltivazione in vaso, di coltivarla in una posizione di mezz'ombra, specialmente se la vuoi coltivare nei periodi più caldi dell'anno. Vanno benissimo anche delle parti dell'orto un pochettino più umide. A livello di malattie o problemi con insetti, io personalmente non ho avuto alcun problema mai, quindi non posso darti grossi consigli in merito. L'unica cosa che vale un po' per tutte le piante è cerca di concentrare i tuoi sforzi, più che con eventuali trattamenti, sulla salute o del terriccio che userai per il tuo vaso o della terra che hai nel tuo orto. Quindi ecosistema in generale, piante che li crescono vicine, secondo me sono ancora più importanti. Ma ti ripeto, io non ho mai avuto alcun problema. Sarò stato fortunato? Per quanto riguarda l'uso che se ne può fare in cucina, innanzitutto ti dico che può essere utilizzata sia cotta sia cruda. Tutta la pianta è commestibile, quindi sia le foglie sia il gambo. Per quanto riguarda la cucina orientale, può essere utilizzata per esempio sopra un donburi, quindi ciotola di riso con sopra qualcosa, o yakodon, katsudon non è una parolaccia, è il nome di un piatto. Oppure puoi utilizzarla in delle zuppe, la classica zuppa di miso, ma non solo. Oppure semplicemente fresca in insalata. Un piatto tipico giapponese, oltre allo yakodon, in cui viene utilizzata la mizba, è per esempio il chawamushi, che è una specie di budino salato giapponese che viene cotto al vapore e solitamente sopra, dopo la cottura, viene messa la mizba.
Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto l'episodio di oggi, questo Giappone in pillole, possiamo chiamarlo, un approfondimento su quest'erba aromatica. Ce ne sono altre di cui ti potrei parlare se ti interessa. Fammelo sapere, e se ti è piaciuto questo video metti mi piace, commenta, condividi. Se non sei iscritto al canale iscriviti, se invece sei già iscritto grazie. Ci vediamo al prossimo video, spero. Ciao!